parliamo oggi? Parliamo di bianco e nero direttamente in camera con le Sony. Allora, facendo una piccola introduzione, diciamo che io ho fatto tante volte bianco e nero in camera, cioè non post prodotto, ma direttamente fatto con le macchine fotografiche, il JPEG diciamo direttamente bianco e nero con soprattutto le Lumix, poi quando avevo la Fuji X100V, però con le Sony purtroppo non ero mai riuscito a trovare una maniera per crearmi un profilo per un bianco e nero come piace a me. E come piace a me vuol dire un bianco e nero che abbia un paio di caratteristiche particolari, soprattutto che gli incarnati e i rossi, gli arancioni vengano particolarmente luminosi, quindi diciamo particolarmente chiari. L'altro giorno però, giocandoci un po', dopo che per tante volte avevo provato e mai mi aveva soddisfatto il bianco e nero di queste Sony, ho trovato la quadra, come si suol dire, cioè ho trovato il profilo che a me piaceva. Andiamo a vederlo immediatamente. Detto che le foto che avete visto all'inizio sono tutte foto fatte domenica al Carnevale Boliviano e vengono direttamente dalla macchina, sono dei JPEG, alcuni è stato fatto qualche piccolo taglio, quindi crop, ma assolutamente nessuna modifica al bianco e nero che è uscito, sono i JPEG come sono venuti dalla macchina. Allora andiamo a vedere quali settaggi ho messo alla macchina per poter avere questo genere di bianco e nero. Andiamo a vedere cosa ho modificato nei menu. Allora facciamo menu, dopodiché esposizione colore, poi colore tonalità, poi profilo foto. Attenzione che il bianco e nero c'è anche nell'aspetto personale, ma non si può fare delle modifiche così fine come quelle che andremo a fare sul profilo foto. Quindi scegliamo il profilo foto, qua io ho messo il PP3, ma voi potete scegliere qualsiasi profilo vogliate che magari non usate nella macchina, quindi scegliete un numero e andiamo avanti. Andando avanti troviamo livello nero meno 10, ho messo, gamma S-Cineton, S-Cinetone. Attenzione che però nelle vecchie macchine, come per esempio la 7C che mi sta riprendendo ora, questa invece è la 7C2 che ha i menu nuovi, l'S-Cineton non c'è, quindi potete sostituirlo magari con Movie. A questo punto gamma nero lo apro e abbiamo gamma tonalità largo livello 7, livello più 7, poi compressione automatica, questo non l'ho cambiato, modo colore naturalmente bianco e nero, no? Ci sono vari tipi di modalità di colore, saturazione 0, tanto non ci sono colori, quindi. E quello più importante, fase colore. In fase colore mettiamo 0, intensità colore, eccolo qua, scusate, ho sbagliato. In realtà il più importante di tutti non è fase colore, ma intensità colore. Intensità colore ci divide l'intensità dei colori, quindi
quanto chiari o scuri dovranno essere rappresentati nella scala dei grigi, colore per colore. Io ho messo -7 al rosso, red, e -7 a yellow, cioè al giallo. Ok? Queste sono le due modifiche, tutto il resto è a 0. Quindi torno indietro e praticamente abbiamo dettaglio con un livello +5, il regola è rimasto diciamo invariato in automatico, torno ancora indietro e basta, non c'è altro. A questo punto possiamo tornare indietro e ce l'abbiamo su PP3. Benissimo. La stessa cosa potete fare sulle vecchie Sony con i menu, quelli antichi, ma la disposizione dei menu è un po' diversa. Quindi per arrivare al menu fino al profilo foto, se ricordo bene bisogna andare nel menu, la prima diciamo cartellina è il menu, e arrivare fino alla pagina 11 del primo menu, e là troverete il profilo e fate le stesse modifiche, come vi dicevo, a esclusione del S-Cineton, che là non c'è, e quindi io l'ho sostituito un po' con Movie. Non è proprio lo stesso, però diciamo che è molto simile quello che poi uscirà. Quindi io spero che questo video possa servire a qualcuno a cui piace fare dei bianchi e neri un po' particolari. Questo è un bianco e nero che è molto simile a quando nelle macchine fotografiche, quelle analogiche, prendevate un rullino bianco e nero e poi sopra la lente mettevate un filtro rosso intenso. Più o meno quella è il tipo di bianco e nero che si ottiene. Comunque l'avete visto nelle foto iniziali. Ora, io non è che disdegni lavorare le foto, anzi io amo diciamo fare della post-produzione, ma oltre al fatto che questo veramente mi ha restituito una bella sensazione quando ho rivisto le foto dopo averle fatte, c'è anche il fatto che se uno va a scattare in bianco e nero, il fatto di poter previsualizzare più o meno quello che vorrebbe ottenere alla fine nello schermo, nell'EBF della macchina, vi fa regolare su il tipo di foto e come verrà alla fine. Quindi perché non è lo stesso, secondo me, uscire a scattare con l'intenzione di fare dei bianchi e neri e con l'intenzione di fare delle foto a colori. Non che una sia migliore o peggiore dell'altra, ma se si esce per scattare in bianco e nero, secondo me è meglio avere almeno una previsualizzazione diciamo in bianco e nero. E se poi questa previsualizzazione in realtà vi permette di avere un risultato già finale senza doverci lavorare dopo sul computer, ancora meglio, direi. Grazie.